Il pastello sembra il mezzo più innocuo che esista, ma quella polvere che respiri ogni volta che disegni non lo è. Oggi ti spiego perché e come proteggerti mentre dipingo una mela. Per questo progetto ho usato i pastelli Rembrandt e i pastelli Sennelier, le matite pastello Carbotello e le matite pastello Carandache, ovviamente solo alcuni colori. Tanti anni fa, quando ho provato per la prima volta questa tecnica, mi sono accorta che dopo aver dipinto sentivo in gola come qualcosa di strano. Era la polvere di pastello che avevo respirato. Avevo proprio la sensazione che un qualcosa si fosse poggiato sulla mia gola. Da quel giorno ho pensato che era necessario premunirsi e proteggersi, perché non era affatto salutare respirare quella polvere. Da quel giorno infatti uso guanti in lattice o vinile, anzi un solo guanto, quello per la mano destra che dipinge, una mascherina chirurgica e delle salviette umidificate. Uso tutte queste protezioni solo quando so che dipingerò per molto tempo e soprattutto quando uso i pastelli molto pigmentati con meno collante, come ad esempio i Sennelier. Ora vi spiego nel dettaglio. Quando uso ad esempio i pastelli Rembrandt, uso solo le salviette perché questi rilasciano poca polvere e poi la tolgo spesso appunto con la salvietta per non lasciarla troppo sulle mani e sulle dita, anche per non sporcare il disegno. Con i Sennelier questo non si può fare, bisogna proprio mettere i guanti perché il pigmento si deposita troppo in profondità sulle dita. Infatti quando si lavano la prima volta non va via, per farlo andare via bisogna lavare le mani più e più volte. Vi posso assicurare che è meglio mettere il guanto. La pelle infatti assorbe tutto. Per quanto riguarda la mascherina, si mette perché sul pastello si ha l'abitudine di soffiare spesso per togliere la polvere che è rimasta sul disegno. Anziché mischiarla con le dita, si soffia. E questo fa sì appunto che la polvere poi venga inalata, anche se non ce ne accorgiamo, perché appunto le particelle rimangono nell'aria. Quindi dopo aver soffiato si rimette la mascherina velocemente. Vi posso assicurare che facendo così non avrete più quella brutta sensazione, se l'avete mai provata, di aver come ingerito dei corpi estranei. Quindi in conclusione io vi consiglio di mettere sempre le protezioni anche quando fa molto caldo. Poi come vi dicevo prima, io a volte se devo fare qualcosa di molto veloce con pastelli molto secchi, molto duri, allora e fa molto caldo, allora evito, però ecco, meglio metterle. Potete evitare solo se dipingete ad esempio soltanto disegnate con le matite pastello perché rilasciano poca polvere. Spero che questo video sia stato utile e vi sia piaciuto. Se avete domande scrivetele nei commenti, vi invito a mettere un like e iscrivervi al mio canale. Io vi ringrazio e vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao ciao!